Phoebus nera con inserti gialli e lo scuolo del novarese Phoebus. Sentite come canta la vettura di Casalancia. Dall'altra parte la Opel Kadett numero 16, quella portata in gara da Canziani, che ha qualche difficoltà nell'effettuare queste versioni, questi curvoni, qualche difficoltà palesata. Sembra aver preso il giusto ritmo. Sentite come penetra nelle orecchie il sibilo pesante, il sound della Lancia Stratos di Phoebus. Per gli appassionati di rally, la vettura da corsa per eccellenza, la progenitrice di molte altre vetture che hanno scritto le pagine più belle del regista moderno. Negli anni d'oro. Dall'altra parte un giovane che dopo aver provato le vetture da corsa moderne ha anche ereditato la passione del padre per le storie, ed eccolo che è pronto ad iniziarsi con la sua Lancia Rally 037. Intanto abbiamo i totali, grazie anche ai cronometristi della sezione bresciana: 3:22:29 Guagliardo, 3:33:45 Montini, 3:36:66 Onofri, 3:49:41 Cattilino. Sempre da treno posteriore ovviamente, ma certamente tanta potenza in più rispetto alla Fiat 124 o la Opel Kadett che abbiamo visto poc'anzi, e quindi sicuramente i tempi di questi due protagonisti potranno essere, anzi saranno, mi sbilancio, più competitivi ai fini dell'assoluta. Andranno sicuramente ad insidiare quantomeno il tempo di Montini, ma Guagliardo che si è già candidato. Sì, è ufficiale, potrà scartare questa manche. Dicevamo Vini di Quell'Angelo, a cui è intitolata la scuderia, la squadra corse, e non ho usato impropriamente il termine scuderia proprio perché la squadra corse Angelo Caffi da quest'anno è diventata scuderia e quindi a tutti gli effetti una realtà sportiva di un certo peso, con tra le altre cose oltre 200 adepti, 200 iscritti. Quindi ci sarà, continua a svolgere il giro per il mondo. 1:31:53. Mi sembra un tempo un po' esagerato, andrò a chiedere lumi ai cronometristi, visto che sarebbe un tempo di ben 10 secondi più basso rispetto a quello di Guagliardo.
non mi sembra vero. Aspettiamo.